benvenuti. Io sono Diana e questo è il canale di Classe Italiana. Oggi voglio riprendere con voi il tema che ho iniziato a trattare in un mio video precedente, cioè il paragone con gli animali per descrivere una qualità o una caratteristica di una persona. Per esempio, se una persona ti dice sei un asino, tu pensi che ti stia facendo un complimento? Cioè sta dicendo una cosa positiva di te o no? Dunque, l'asino, cioè questo meraviglioso animale qui, non è veloce o obbediente come il cavallo, quindi sembra che non abbia voglia di lavorare e di imparare. Per questa ragione l'asino è il simbolo di una persona testarda e con poca cultura e con poca speranza di migliorare. Quindi no, se qualcuno ti dice sei un asino, non ti sta facendo un complimento. Vi ricordate di Pinocchio? Anche lui viene trasformato in asino dopo aver passato molti mesi senza studiare. E di solito l'uso più frequente è per descrivere uno studente che non ha voglia di studiare e quindi non sa nulla. Nonostante questo uso dell'espressione sei un asino sia molto diffuso, dobbiamo dire che in realtà gli asini sono animali molto intelligenti, molto sensibili e molto adattabili, solo che sono un po' lenti. E se invece qualcuno ti dice quella tua amica è una vipera, che cosa vuole dire? È una brava persona o no? Effettivamente la vipera, questo rettile qui, è un serpente velenoso. Quindi la qualità più forte di questa amica è la cattiveria. Di solito si usa per le donne e spesso si dice anche quella tua amica ha una lingua da vipera per dire che parla in modo molto velenoso. E quando qualcuno dice di qualcun altro è una gallina, che cosa vuole dire di questa persona? La gallina è sempre stata famosa come animale con poca intelligenza, quindi questa esclamazione equivale a dire è una stupida. Si usa per una persona che non sa controllare razionalmente le sue azioni, come qualcuno che ha bevuto troppo ed è ubriaco. A dire il vero, come per l'asino di prima, è un'espressione molto usata, ma non corrisponde alla realtà, perché alcuni studi hanno dimostrato che le galline non sono affatto stupide. Anche in questo caso il destinatario della frase è una donna, come per la vipera. Per l'uomo, infatti, si usa il maschio, il pollo. E sei un pollo significa credi a tutto quello che ti dicono, quindi sei molto ingenuo. Questo significa che il significato di base per l'uomo e per la donna non è molto diverso, ma forse quando si usa per la donna l'intenzione di chi lo dice è più cattiva, mentre per l'uomo si usa anche per evidenziare l'ingenuità della persona. E ancora un animale molto vicino all'uomo, il cane. Se qualcuno dice di qualcun altro mamma mia, è un cane, che cosa vuole dire? Tutti conosciamo il rapporto dell'uomo con il cane e sappiamo che il cane è un animale fedele, ma questa esclamazione non ha nulla a che fare con l'affidabilità di una persona. Infatti, l'uso più comune è per dire che il lavoro di questa persona è di cattiva qualità. Quindi spesso si dice di un professionista che non è molto bravo, per esempio un attore che non sa recitare o un cantante che non sa cantare, ma anche un dentista che ha una mano molto pesante e fa male quando cura i denti. Invece vi consiglio di non usare la versione femminile, senza pensarci bene, perché dire quella donna è una cagna infatti è molto intenso e fa riferimento alla cattiveria oppure può essere molto ma molto volgare. E adesso un animale che in Italia non siamo abituati a vedere vicino all'uomo, il bradipo. Se qualcuno ti dice sei un bradipo, a quale delle tue caratteristiche si sta riferendo? Il bradipo in natura è un animale molto lento a causa del suo metabolismo e quindi è il simbolo della pigrizia e della lentezza.
ma normalmente si usa in modo simpatico e quasi affettuoso. Bene, anche per oggi abbiamo finito il nostro tempo. Fatemi sapere nei commenti al video se volete conoscere altre espressioni come queste e anche se nelle vostre lingue usate questi animali per descrivere le stesse caratteristiche. E non dimenticate di vedere l'altro mio video su questo tema, se non lo avete già fatto. Trovate il link in descrizione dove vedete questo simbolo. Spero che questo video vi sia utile. Se volete aiutarci a continuare a creare contenuti gratuiti, potete farlo con un clic in descrizione dove vedete questo simbolo. In questo modo potete offrirci un caffè da bere durante il nostro lavoro. Se volete mettervi alla prova sul tema di questo video, cliccate sul link in descrizione per entrare nelle attività gratuite di classe italiana e fare l'attività Sei un asino. Grazie per aver studiato con me. Ciao a tutti da Diana di classe italiana.